passate un 3 ore e qui si è già solidificato. Vedete, io cosa faccio? Ho fatto questa. Cari amici norcini, oggi vediamo cosa andiamo a fare. Oggi andiamo a fare lo strutto. Praticamente lo strutto, a differenza della sciugna, lo strutto è quello che andiamo a fare oggi noi, la preparazione, no? Prenderemo i grassi e li divideremo, diciamo, dalla parte magra. Mentre invece la sciugna è una parte che viene prelevata dai visceri, diciamo così, dell'animale, che è un'altra cosa, che è sempre, diciamo, molto buono, però essendo un trattamento, diciamo, particolare è anche molto più caro. Questo qui ve lo potete fare benissimo da voi, in le parti che avanzano della lavorazione vi fate questo strutto. E cosa vi servirà? Vi servirà in diverse modalità. C'è un cane che abbaia, si sente. Praticamente vi serve per conservare i salami sotto barattolo con dentro lo strutto, vi servirà per metterlo nella focaccia, vi servirà per mettere nella pizza, vi servirà per mettere nel dolce. Il casatiello napoletano è fatto di strutto, non lo sapete, ma ci sono tante maniere per usarlo. È molto naturale, è molto buono e poi ti aiuta a conservare le cose praticamente un anno. Le cose sotto strutto vanno anche, diventano longeve, vanno al prossimo anno, così voi non avete l'ansia di consumare. Questo qui veniva fatto perché i nostri nonni non avevano frigoriferi e dovevano un pochino arrangiarsi e lo strutto gli faceva da protezione. Comunque andiamo a cominciare. Vi ricordo di mettere campanellina, bim bim. L'importanza della campanellina perché venite avvisati, è una cosa vostra e diciamo vi fa comodo a voi, venite avvisati ogni volta che pubblico un video senza andarla a cercare. Bip, campanellina, bip. Di pancetta o grasso. Ovviamente con la pancetta e anche una parte di magro i ciccioli verranno più buoni. Io questo qui è un avanzo che ho fatto di un paio di salumi, mi è avanzata questa roba qui, la utilizzo. Se no, se voi volete fare soltanto, diciamo così, il grasso, la sciugna, va bene anche la parte della groppa senza il magro, però col magro vi diventeranno ancora più buoni. Poi un barattolo o due, magari precedentemente sterilizzato, un strizza patate, ok? Se non avete lo strizza patate vi potete aiutare con altri strumenti, va un po' pressata. Io utilizzo questo strumento qui perché sarà più semplice. Un colino, ok? E un pochino di Scottex perché il colino è largo e passeranno, diciamo, un pochino di infiltrazioni, di sporco, mentre invece se dopo facciamo questo lavoro qui è perfetto. Ora andiamo a tagliare tutta questa carne in pezzettini pressappoco piccoli in questa maniera. Ok. Ora questo qui senza grasso non volevo cominciare. Comunque taccate, vedete, pezzettini così. Bene. Questo sarebbe ottimale, no? Il grasso, e verrà fuori questa nostra sciugna che oltre a conservare viene anche usata nei dolci, nella focaccia, nel fare il casatiello napoletano, in tantissime cose viene usata, voi non lo sapete neanche, per fare la pizza un pochino più saporita. Se voi andate a vedere delle ricette in rete vi rendete conto che, diciamo così, lo strutto è molto usato. Strutto, ho detto sciugna, credo che abbia tutti e due i nomi. Comunque continuate così per tutto. Ora l'abbiamo tritata tutta, questa è anche molto buona perché la metà è magro, se verrà ancora più buona del solito. Io l'avevo fatta giusto per conservare, non tanto per fare i ciccioli. I ciccioli è un suo derivato e va bene, ce li piglieremo più buoni. Benissimo, andiamo a mettere in padella
Ci metto anche un goccino appena di acqua e poi ci metto un paio di foglioline di salvia e un paio di foglie d'alloro. Perché questo? Perché già gli darà un buon retrogusto. Ok, 2-3 foglie di salvia e 2-3 foglie di alloro. Ok, foglie d'alloro tagliate un po' grosse, così dopo quando le filtriamo e inizialmente dobbiamo, diciamo così, avere l'attenzione qui, girarli un pochino finché dopo non inizieranno un pochino a sciogliersi, e allora a quel punto possiamo anche un pochino lasciarle stare a fuoco lento lento. Comunque sia, deve fare una cottura di almeno un'ora e mezza, e ci rendiamo conto che sono pronte quando inizieranno a diventare un pochino abbrustolite, un pochino marroncine, il colore quello che voi vedete, il colore reale del cicciolo. Ci aggiorniamo magari fra una mezz'oretta. Nel frattempo che lui cuoce, io vi faccio vedere cosa vado a fare. Queste sono delle salsicce di cinghiale, potrebbero essere qualsiasi salsiccia o addirittura dei salami lunghi tagliati in 3 parti, in una parte. Dopo le andrò anche a pulire, che c'è. Dopo si puliranno con un bel cencio o addirittura sotto l'acqua. Comunque facciamo prima questo qui. Siccome il barattolo è grande, io se voglio prendere la salsiccia là giù in fondo avrò difficoltà. Allora che cosa vado a fare? Vado a legare. Questo qui lo potete fare o non fare, è una cosa che diciamo io solitamente lo faccio io per praticità. Ok, semplicemente, vedete? E io quando ci sarà la sugna sotto, vedete, e rimarrà così. I nostri nonni usavano un termine per vedere se il calore era perfetto, diciamo doveva cantare la carne, il grasso, sentite, sembra che canti, sentite, deve un po' ballare, vedete, senza esagerare però, questo è il calore giusto. Sono passati 40 minuti circa. Vedete? Inizia a fare il suo liquido. Perfetto. Andiamo avanti. Sono trascorse quasi 2 ore. Vedete? Si è sciolto tutto il grasso. Si sta imbiondendo tutta la carne. Ok. La togliamo. Okay. Cominciamo a prendere un pochino di grasso. Ora mi ero scordato di dirvi una cosa, ci va messo anche un po' di sale, ci va messo un pizzico di sale e un mezzo bicchiere di acqua. Il sale perché lo fa diventare più longevo, nel senso aiuta a non farlo andare a male. Uguale anche l'acqua in verità serve per 2 fattori, una perché l'acqua va in fondo rispetto al grasso, va sul fondo e l'aiuta a non bruciare il fondo quando cuoce. Ok, ho preso il grasso, l'ho messo qui sopra senza sforzarlo tanto, vedete? Io non avevo tanto grasso, comunque è un avanzo che ho preso. Se voi prendete proprio invece il grasso e basta, senza il magro. E ora questa rimane qua. Ora prendiamo il grasso e lo rimetto nuovamente sul fuoco con una pentola pulita, perché qui sotto c'è il fondo su questa pentola qui che è un po' sporco, e lo rimettiamo sul fuoco. Allora, il liquido l'ho messo qui, le cordicelle io mi sono inventato questa cosa qui, no? Le ho riunite tutte qui, dopo ci metterò sopra il tappo e lo farò raffreddare, vi farò vedere alla fine il procedimento.
Certo, pensavo che ne venisse un po' di più, però va bene così. Io alla fine l'ho detto, avevo poco grasso, avevo molto magro e poco grasso. Se voi fate il 90% di grasso, questa ampollina qui con la quantità che ho fatto io, poi ho ripreso il grasso, l'ho rimesso nella pentola, ok? Una parte l'ho pressato e ci ho recuperato il liquido e l'altra parte ci sto facendo i ciccioli. Praticamente l'ho rimesso in pentola, ok, si sta solidificando, ne sta perdendo il grasso, ok, sto un po' asciugando e lo lascio, si stanno asciugando. Metteteci un po' di pepe, ci va, e assaggiateli prima per un discorso del sale. Se ci rivuole un po' di sale ce lo mettete, se no comunque aspettiamo che si secchi. Poi bene, carta assorbente e lasciateli asciugare. Sono passate un 3 ore e qui si è già solidificato. Io cosa faccio? Ho fatto questo cosino qui in maniera che io tutte le volte che voglio prendermi una salsiccetta non faccio altro che tiro, tac, tac, e fuori esce solo quella che voglio io, perché se non ci metto l'accettino, il filo, che succede? La devo andare a cercare dentro, no? Viene fuori tutta quanta, tutto lo strutto, insomma così mi torna più comodo. Poi fate come vi pare. Potete anche mettere il tappo e lasciare così, ok? Questi invece sono cicciolini e qui ora dobbiamo un attimo parlarne. Ok, facciamo così che ne parliamo. Guardate, voglio farvi sentire il rumore. Pronti? Buono, un po' laborioso ma buono, più che altro è per questo qui. E attenzione, non è perché noi l'abbiamo usato per conservare le nostre salsiccette, salamini di maiali, di cinghiale, non è più buono. Questo qui è ancora buono, questo qui lo potete utilizzare, riutilizzare o prendere un cucchiaio se ne avete bisogno, man mano va giù, oppure ne fate un po' di più, non li fate stretto come ho fatto io, ne fate magari uno per mangiare e uno per conservare, come vi pare a voi. Spero che vi sia utile questa ricetta, secondo me è molto utile. Alla prossima, mettetemi BB, campanellino, tutto quanto, ciao ciao.